Buonasera, allora siamo a Natale, come vedete ci sono le lucine, la renna se n'è andata con Babbo Natale e proseguiamo con la nostra rubrica. In questo caso faremo carne, una semplice ricetta di carne tartare di carne. Benvenuti sul nostro canale, mi raccomando continuate a iscrivervi, ditelo al fratello, al cognato, agli amici, a tutti quelli che volete, mettete like, non like, iscrivetevi numerosi perché ci servono gli sponsor. Aspettate questo quanto, da là avete preso questo? All'iper, al coso. Adesso numerosi vi iscriverete, quindi avremo anche noi gli sponsor e finalmente avremo i guanti da misura mia, perché questi sono, non lo so, del salumiere ma ha dato il macellaio, è vero, però c'ha le manine piccole. Eccoci qua, siamo pronti, andiamo a preparare. Allora, in questo caso avremo bisogno di circa 70-80 grammi a persona, quindi siete 4, facciamo finta che, ecco qua, uno splendido pezzo di manzo, no, vitello, alto così più o meno, e poi lo taglieremo a pezzettini, quindi lo adagiamo già qui. Vi dico il resto degli ingredienti. Allora, olive taggiasche, non trovate le olive taggiasche, ci vorrebbero le olive taggiasche secche, è un po' un problema trovarle, per cui adattatevi, prendete le qualsiasi olive, mi raccomando senza nocciolo, perché dovete tritare, se no il nocciolo è un po' di problemi. Quanto ve lo dico dopo. Vabbè, se proprio non trovate le olive taggiasche secche, prendete le olive normali o quelle che trovate e le mettete al microonde e dopo un po' si seccano anche quelle. Dopodiché tanto le dovete tritare, io qua già le ho tritate, quindi ecco il risultato di quello che dovrebbe venire fuori. Poi avevo bisogno di qualche cappero, ma in salamoia, non sotto sale, perché altrimenti rovinano troppo il gusto della carne, prendono troppo il sopravvento. Peperoncino, sale, un po' di senape, buona, chiaramente buona, e alcune spezie che adesso vi andrò a descrivere. Ultima cosa, servirebbe della stracciatella o della burrata, insomma qualcosa che dia un po' di acidità. Andiamo alla preparazione della carne. Allora, la carne la adagiamo qui sul nostro bel tagliere e la tagliamo a pezzettini, a dadini piccolini. Datevi voi una regolata. Anche il coltello taglia poco, vado a prendere l'affilacoltello. A trovarlo. Dov'è l'affilacoltello? Tirate sotto. Ecco qua, ecco qua, ecco qua. Abbiamo trovato l'affilacoltello. Ecco qua. Un giorno di questi. Affilacoltello. Non fa parte della ricetta, comunque affilacoltello se c'è è meglio. Andiamo a tagliare tutta un'altra cosa. Vedete i pezzettini che sto facendo a striscioline e poi andremo a tagliarli a dadini. Non finirò mai di dirvelo, quando mangiate la roba cruda intanto non la mischiate con cose che toccano terra, quindi con carote, con altre cose, perché non dovete fare il contatto con la roba che mangiate cruda con i prodotti che nascono dalla terra, perché nella terra purtroppo oggi ci sono molti disturbanti, insomma di acidi che non ci fanno certo bene. Allora, ecco qui, abbiamo tagliato tutta la carne. Adesso dobbiamo tagliare la carne a dadini, quindi riprendiamo le striscioline di carne e le tagliamo. Abbiamo finito. Questi sono i pezzettini della carne tritata, come vi pare, e andiamo a metterla in un contenitore, in una ciotola. Un suggerimento: quando acquistate la carne non tenetela all'aria, se potete tenetela sottovuoto, ma se non riuscite ad avere un contenitore sottovuoto cercate di fargli prendere meno aria, meno ossigeno possibile, perché vedete la carne in questo momento è bella rosea
e io l'ho presa oggi pomeriggio, però se la lasciate così all'aperto si ossida e diventa nera. Non che non si possa più mangiare, ma sicuramente all'aspetto diventerà più bruttina. Allora, andiamo al condimento. Il condimento sono pochissime cose, per cui ci servirà dell'aceto, che però nel momento in cui lo mettiamo incomincerà a cuocere la carne, quindi dobbiamo mettere poche gocce, ma soltanto quasi 5 minuti, 10 minuti prima di mangiarlo, altrimenti poi si ossida, si cuoce un po' troppo. Le nostre belle olive tritate in questa grandezza, delle spezie che saranno grattugiate sopra, anzi andiamo a farlo subito, questo lo potete fare subito perché poi gli diamo una mescolata. Zenzero fresco grattato sulla carne, gli dà un pizzico di piccantezza. La quantità la deciderete voi dopo alcune volte che lo farete. Stessa cosa per una grattata di buccia di limone. Mi raccomando, i limoni che siano italiani, di coltivazione biologica se possibile, senza troppe manipolazioni da parte, e comprate italiano per favore, non comprate i limoni dall'estero che chissà da dove arrivano e non hanno sicuramente il profumo che hanno i nostri limoni. Mettiamo un po' di sale, qualche oliva dentro, qualche pezzettino di oliva grittata e le nostre favolosissime spezie. In questo caso userò il timo, non al limone, visto che il limone ce lo mettiamo direttamente, qualche fogliolina, vedete? E un po' di erba cipollina, questo all'interno del nostro composto. Tutto il resto servirà da abbellimento della nostra ricetta. Ah, dimenticavo, ci serve un pochettino di senape. Questo quantitativo è più che sufficiente per 4 persone. Mettiamo qualche goccia di limone. E a questo punto è anche ora di qualche goccia di aceto. A questo punto possiamo impiattare con il resto degli ingredienti che faranno da contorno, o meglio, da esaltatori del sapore della nostra tartare. Questa è la nostra tartare. Piatto. Ci abbiamo il piatto? Allora, andiamo ad impiattare. Impiattare, useremo questo coppa pasta. Andiamo a prendere un po' della nostra tartare. Chiaramente regolatevi un po' su quanti sono i vostri invitati. Andiamo a spolverare con le nostre olive taggiasche. Mettiamo in decorazione qualche fogliolina di erba cipollina. Alla fine andiamo a depositare qualche cappero o fiori di cappero intorno alla nostra pietanza. Vanno mangiati a seconda del vostro palato. E per finire, per dare acidità a tutto il resto, un colpettino di pepe, non fa mai male.
A questo punto andiamo a prendere la nostra burrata che depositiamo al lato e vi invito a mangiare un po' di carne, un po' di burrata, un po' di capperi, un po' di tutto il resto e andiamo a finire decorando tutto con dell'ottimo olio di oliva italiano. Allora, abbiamo finito. Questa è la mia tartare di vitella con burrata, capperi o fiori di capperi, olive taggiasche, abbiamo detto già, tritate non tritate, erba cipollina e olio Evo. Buon appetito! Tornate sul nostro canale, votate, iscrivetevi, like, non like, buonanotte.